Come avrete capito dal titolo, in questo video vi parlo nel dettaglio dell'evoluzione del protagonista di Berserk, cioè Guts. Ma non vi parlerò solo di come si evolve magari caratterialmente come personaggio nella storia. Vi parlerò anche di quello, ma insieme vedremo pure come si è evoluto lo stile di disegno con cui Kentaro Miura ha realizzato il suo protagonista nel corso degli anni, che vedrete sarà qualcosa di molto interessante da analizzare. In più vedremo anche l'evoluzione degli equipaggiamenti con cui Guts combatte e i suoi power-up nella storia. Il video sarà diviso in 9 fasi diverse che ricalcano l'evoluzione dello stile di Miura e del personaggio di Guts. Penso che gli ingredienti ci sono tutti, quindi possiamo andare. La prima fase dell'evoluzione di Guts è come il personaggio compare nel prototipo di Berserk del 1988. Questo appunto è un prototipo che era stato realizzato per la valutazione dell'editore e non fa parte ufficialmente di Berserk, però è il primo vero punto di partenza per l'evoluzione del personaggio. Nel 1988 Kentaro Miura aveva solo 22 anni e doveva ancora affermarsi come disegnatore. Anche se già studiava arte e disegno da tanto tempo, e possiamo vedere che già qui la sua qualità di disegno era abbastanza alta. Questa prima versione di Guts è già simile a quella che poi comparirà nel manga ufficiale, e le differenze più evidenti sono che Guts ha una benda e impugna una balestra doppia, invece di portare la famosa balestra a ripetizione attaccata al braccio meccanico. Tra i mangaka sicuramente il Miura di quest'epoca si ispirava nello stile a Go Nagai di Devilman o a Tetsuo Hara di Ken il Guerriero. Per il disegno di Guts, Miura stesso ha rivelato di essersi ispirato ai tratti del viso dell'attore Rutger Hauer. Ha detto in un'intervista: "Non stavo davvero pensando a nessuno quando ho creato Guts. Ma se parli solo del suo aspetto e non della sua personalità, allora immagino che Rutger Hauer fosse il modello. L'ho visto interpretare un mercenario in un film medievale, L'amore e il sangue, e mi è piaciuto molto in quel film. Secondo me si è ispirato sempre allo stesso attore anche per come compare in altri film, per esempio nel film fantasy Lady Hawk, che è un'altra fonte di ispirazione importante per Berserk. Il Guts del prototipo a livello di carattere è sicuramente molto più semplice del Guts che impareremo a conoscere in Berserk. Anche perché una storia di poche pagine non consentiva chissà quale approfondimento. Viene rappresentato più come un ragazzo cinico e arrogante da shonen, anche se lo scontro con un antagonista che si trasformava in demone già faceva pensare a una backstory più grande. La differenza più importante nello stile rispetto al Guts di Berserk è che qui lui aveva ancora delle espressioni molto esagerate e cartunesche, che non ritroveremo mai proprio a questo livello nel manga di Berserk. Quindi era di base un personaggio un po' più leggero, anche se non mancavano già tavole inquietanti con contrasti nettissimi, come questa che vedete a schermo dove solo il suo occhio bianco risalta su una faccia completamente nera, un qualcosa che poi comparirà anche nel manga di Berserk. Se consideriamo che questo è il livello di partenza di Miura è già incredibile, perché la maggior parte dei manga non raggiungono mai questa qualità. Ma il meglio stava per venire con l'inizio della serializzazione di Berserk. Quando Berserk inizia con un primo capitolo a ottobre del 1989, Miura ha 23 anni e Guts nella storia ne ha 21, quindi sarà uno dei pochi momenti in cui Miura sta disegnando il protagonista mentre praticamente è un suo coetaneo. Il Guts dei primi capitoli del prologo è un po' più serio e cupo di quello del prototipo, anche se mantiene pure alcuni dei suoi tratti. Ha già la sua famosa ammazzadraghi, che comunque compariva abbastanza simile anche nel prototipo, ha il braccio meccanico, la balestra e un occhio permanentemente chiuso. A spingerlo è principalmente la vendetta verso la mano di Dio, che noi lettori non sappiamo ancora all'inizio cosa gli abbia fatto di preciso. La cosa interessante è che nel cercare questa vendetta sembra quasi un personaggio sadico che prova anche piacere a uccidere, e per certi versi è simile ai nemici che affronta e al mondo malvagio in cui vive. Fino ad oggi Berserk viene elogiato perché ha uno stile di disegno molto più realistico di tanti altri manga, e senza dubbio questo è vero.
Però ai suoi inizi Guts, come altri personaggi, conservavano, come nel prototipo anche se un po' meno, alcuni elementi più cartuneschi che poi nel tempo sono andati diminuendo. Guts per esempio aveva degli occhi larghi e stilizzati tipici di tanti manga e le facce erano limitate alle caratteristiche principali. Anche se Miura disegnava sempre il naso dei suoi personaggi, a differenza di tanti altri suoi colleghi che a volte lo indicano come un'ombra quasi impercettibile. In questi primi capitoli le espressioni di Guts rimangono a volte esagerate, anche se più nella direzione del suo sadismo che su un lato solo ironico o arrogante. Questo primo Guts quindi è over the top nella sua violenza e nella sua ricerca sfrenata di vendetta, e le espressioni ricalcano questo sentimento che lo caratterizza qui completamente. In questa parte i tratti del viso di Guts tendono a allungarsi e a deformarsi sulla vignetta per trasmettere ancora meglio le sue emozioni. Per esempio quando c'è uno zoom sulla faccia di Guts all'inizio Miura fa diventare i suoi occhi ancora più grandi e la faccia si restringe per dargli un aspetto più spaventoso. In alcune vignette Miura usa anche un'ombra grigia non troppo scura, rimuovendo tutti i dettagli che ci stanno sotto come se la parte in realtà fosse nera. A me non è che dispiaccia eccessivamente come scelta, anche se è una delle poche cose che a volte viene criticata del suo stile iniziale. Comunque appunto è un qualcosa che sperimenta nei primi capitoli e che poi non si ritroverà praticamente mai. Questo Guts, che è il guerriero nero classico, finisce come fase al capitolo 8 del prologo nel 1991. È una parte che non è mai stata adattata come anime, per me anche se Miura era ancora agli inizi è uno dei Guts più riusciti dell'intero manga, sia esteticamente sia caratterialmente. Avrei potuto leggere un'intera opera con un personaggio esattamente così, e infatti è quello che poi ho fatto, come penso tanti di voi. Nella fase successiva inizia il flashback e quindi cominciamo a conoscere di nuovo Guts, però dal momento in cui è nato fino ai suoi 18 anni. Miura gestisce molto bene i tratti del personaggio nelle sue diverse fasi di crescita e ce lo fa vedere in tante età diverse. Le espressioni diventano man mano più elaborate, visto che anche noi cominciamo a conoscere un personaggio con un background molto più complesso rispetto alle prime impressioni dell'inizio. Passiamo attraverso la sua crescita traumatica con il padre adottivo Gambino, alla sua vita da mercenario solitario e fino a quando pensa di aver trovato un suo posto nel mondo nella banda dei Falchi. Anche se è un personaggio che ha già vissuto diversi traumi, comunque qui è ancora molto più aperto a dare delle possibilità al mondo che lo circonda. Come cresce il suo personaggio, questa è anche una delle fasi in cui Miura cerca di migliorare molto il suo stile. Soprattutto perché ha quasi sempre a che fare con i visi di tanti personaggi nuovi e con scenari e contesti quasi sempre realistici. Visto che un fan aveva criticato alcuni dei visi, Miura ha addirittura ridisegnato tantissime espressioni quando i capitoli sono stati inseriti soprattutto nel volume 5 uscito nel 1993. Questo dimostra ancora una volta che era un perfezionista e che voleva migliorare sempre di più, infatti non sono tutte espressioni così terribili e alcune avrebbe anche potuto lasciarle. Però vuol dire anche che stava ancora imparando e non si sentiva per forza sicurissimo di come aveva realizzato i visi e le espressioni. Se il video ti sta piacendo, sappi che sul canale commento tutti i capitoli nuovi che escono di Berserk e pubblico regolarmente dei video con tanti approfondimenti e dettagli poco conosciuti come questo. Quindi iscriviti se non vuoi perderti i prossimi e magari consiglia anche il canale a degli amici appassionati a Berserk. Infatti è anche un'opera su cui non è facilissimo trovare tante informazioni, invece qui cerco di portarvi dei video su Berserk veramente il più ricchi di dettagli possibile. Ma insomma nella parte successiva Guts lascia la banda dei Falchi e vive gli avvenimenti che culminano nell'eclissi. Per Guts è passato un anno e lo ritroviamo con un'armatura già molto più elaborata che si avvicina di più a come lo avevamo conosciuto nell'arco del Guerriero Nero. Narrativamente questa parte viene considerata l'apice di Berserk, quindi non è che posso aggiungere troppo a parole. Finalmente scopriamo i motivi terribili per cui Guts ce l'ha con la mano di Dio molto di preciso e perché all'inizio lo abbiamo conosciuto come un guerriero assetato solo di vendetta.
Oltre a essere il punto in cui Miura diventa il maestro della narrazione, è anche il punto in cui diventa il maestro di due caratteristiche distintive dello stile di disegno di Berserk. La prima è che qualunque cosa sulla pagina sembra tridimensionale, come se lui riuscisse a visualizzare, a farci visualizzare in 3D anche i mostri più contorti e complessi. E questa è una capacità che viene considerata molto rara e che è stata ammirata anche dai suoi stessi colleghi. Poi diventa il maestro assoluto del contrasto. In quest'epoca disegna ancora con il classico pennino e con la china, ma riesce a far rendere al massimo i soli due colori tipici del disegno dei manga, ovvero il bianco e il nero. Al contrario dell'inizio, dove c'erano quelle parti in ombra grigie, qui delle figure chiare che spiccano su degli sfondi completamente neri, o al contrario delle figure scure che spiccano su sfondi bianchi, diventano il suo marchio di fabbrica. Questo si unisce a una gestione sempre migliore del tratteggio incrociato, che in pratica è la tecnica di incrociare delle linee per creare il chiaroscuro e le zone d'ombra. Penso che questo sia anche un motivo per cui Berserk riesce a rendere ancora meglio nel manga originale in bianco e nero, rispetto agli adattamenti animati a colori dove è quasi impossibile riprodurre questo livello di contrasto. Per me in generale il contrasto, che volendo era più tipico anche dei film di quest'epoca, è una tecnica visiva semplice quanto eccezionalmente efficace. E in tanti hanno osservato che per esempio manca invece moltissimo nelle opere del giorno d'oggi, anche al cinema, dove tutto è sovraesposto e sovrailluminato. In questa parte di Berserk i dettagli delle tavole sono tanti ma non sono eccessivi, e le espressioni di Guts sono sempre praticamente perfette. Anche quando è in preda a una rabbia e a un dolore disumani non è mai una caricatura, ma possiamo sentire la sua emozione vera che passa dalla pagina attraverso la nostra pelle. Ai capitoli 93 e 94, dopo l'eclissi, Guts riceve anche da Godot il braccio meccanico, la balestra e l'ammazzadraghi, che sono le sue armi principali da guerriero nero. E quindi adesso lo ritroveremo di nuovo in questa veste. Nell'arco narrativo dei capitoli della condanna, Guts ritorna a 21 anni come lo abbiamo conosciuto all'inizio, mentre ormai Miura ha 31 anni e è un mangaka più esperto e affermato. Questo arco narrativo è il momento in cui Miura perfeziona definitivamente lo stile che ha elaborato con l'eclissi e definisce meglio il Guts che sarà il protagonista della storia da qui in avanti. Nella trama è passato poco tempo tra questa parte e lo scontro con il conte, ma nella vita di Miura sono passati 8 anni, quindi il guerriero nero che troviamo qui è un po' diverso da quello che avevamo conosciuto all'inizio. Innanzitutto questo Guts sembrerà più focalizzato anche sul proteggere Casca o altri personaggi indifesi come Jill rispetto a dedicarsi solo alla vendetta. Il Guts di questa parte sì è comunque violento e determinato, però sembra anche un po' più equilibrato e più saggio. Per esempio a Jill fa un discorso quasi da fratello maggiore spiegandole che non c'è un paradiso dove fuggire e che la vita è un campo di battaglia. Al capitolo 131 riceve anche dei nuovi equipaggiamenti da Rickert, cioè una nuova balestra e i piccoli esplosivi che poi userà per il resto della storia. In questa parte Miura comincia anche a disegnare il viso di Guts più squadrato e non c'è più quasi per niente l'effetto di allungamento per veicolare delle emozioni più estreme. Gli occhi del personaggio diventano più stretti e più realistici e in generale Guts raggiunge quello che possiamo definire il design della fase matura di Miura. Le espressioni di Guts ormai non sono mai cartunesche e la resa dell'anatomia del personaggio è ottima. Il mantello, l'armatura e gli armamenti ricevono delle texture sempre più raffinate, con un'ombreggiatura che ci fa veramente quasi toccare i materiali di cui sono fatti. In questa parte Miura perfezione porta all'estremo anche l'uso delle linee di movimento, linee cinetiche. Come dice il nome, sono quelle linee che vengono usate nei fumetti e nei manga per rafforzare il senso di velocità e di movimento. Ovviamente sono una tecnica base, quindi le usava fin dall'inizio, ma qui nelle scene di azione interi oggetti come l'ammazzadraghi vengono disegnati solo con linee di movimento. E queste linee non corrono neanche in una sola direzione, ma seguono il movimento degli oggetti. Per esempio i corpi tagliati dall'ammazzadraghi hanno delle linee a spirale quando roteano nell'aria. Così Miura trasmette un senso di movimento eccezionale nelle sue scene, che si aggiunge già alla tridimensionalità di cui parlavamo prima.
Tantissimi disegnatori dicono che è una tecnica molto difficile da gestire a questo livello e penso che infatti trovate poche opere che riescono a riprodurre il dinamismo esagerato di Berserk con dei disegni immobili, soprattutto in quest'epoca e prima che Berserk stesso influenzasse gli altri manga. L'inizio dell'arco narrativo del Millennium Falcon coincide con un cambiamento del mondo, e questo si riflette anche nello stile di Miura. Lui va sempre di più alla ricerca dell'iperdettaglio e ormai si ispira direttamente ai capolavori dell'arte occidentale, come ai dipinti rinascimentali o alle incisioni di Gustave Doré. Guts non cambia moltissimo nel design, ma sicuramente cambiano il suo ruolo e quello che lo circonda. Dal guerriero solitario che è stato fino a questo momento diventa il punto di riferimento di una compagnia che include tanti nuovi personaggi come Shirk, Isidoro, Farnese e Serpico. Lui ha ritrovato qualcosa di simile alla banda dei Falchi e l'ambientazione di Berserk stessa si trasforma gradualmente e passa da una dark fantasy orrorifica a una molto più vicina al fantasy classico. Con Isidoro e Puck tornano pian piano anche dei siparietti comici e delle espressioni da cartoon esagerate che poi diventeranno una presenza costante, anche se Guts rimarrà prevalentemente un personaggio serio con delle espressioni realistiche. La fase successiva non ricalca gli archi narrativi come è stato possibile fare in gran parte finora, ma inizia al capitolo 222, perché qui c'è l'introduzione dell'armatura del Berserker. L'armatura fino a questo momento è il più importante power-up di Guts e è importantissima anche da tutte le prospettive che stiamo analizzando in questo video, perciò secondo me dà inizio a una nuova fase. Per il carattere del personaggio, Guts libera completamente la sua rabbia per nutrire l'armatura e per diventare molto più forte, ma così deve anche impararla a gestire prima che l'armatura lo divori, e per questo imparerà anche a fare squadra con Shirk. Ormai a questo punto è un personaggio molto più sfumato, combattuto appunto tra una rabbia esagerata tenuta dentro e la ricerca di un maggiore equilibrio, un personaggio che impara a fare le scelte anche non solo per se stesso ma per il bene del gruppo. Dal punto di vista del disegno, Miura ha detto che l'armatura del Berserker era il suo oggetto preferito da disegnare e direi che si vede, infatti è praticamente la perfezione messa su tavola. Il fatto che l'armatura consumi Guts ma lo faccia anche maturare consente pure a Miura di fare degli ultimi cambiamenti estetici al suo protagonista. Dopo aver indossato l'armatura compare un famoso ciuffo bianco sui capelli di Guts e i capelli stessi ormai sono più lunghi e appuntiti. La sua mascella è molto più squadrata rispetto all'inizio, insomma è diventato il Giga Chad definitivo. Le espressioni riflettono un lento e sottile cambiamento del personaggio che però alla fine risulta importante. Dall'esprimere apertamente solo rabbia, sadismo e violenza, ormai Guts ha delle espressioni che riflettono una maggiore sicurezza interiore e una sua maturazione. Metto il passaggio alla fase successiva al capitolo 342 per un motivo collegato al disegno di Miura. Infatti probabilmente in questo capitolo o intorno a questo capitolo nel 2015 Miura è passato definitivamente a disegnare Berserk solo in digitale. Nello stesso capitolo Guts e gli altri approdano all'isola degli Elfi, quindi anche dal punto di vista della storia è un buono spartiacque. Il passaggio al digitale è una cosa che va anche apprezzata perché Miura aveva quasi 50 anni e si è adattato a questo nuovo mezzo dopo aver disegnato per decenni con la china in maniera tradizionale. Lui stesso però ha detto che poi si è appassionato al digitale anche se sappiamo che ha esacerbato il suo perfezionismo. Infatti una tavola in digitale si può zoomare molto di più di un foglio e lui ha finito per dedicarsi a perfezionare anche dei dettagli minuscoli. Sempre lui stesso ha ammesso che alla fine questi dettagli neanche si vedevano quando i disegni venivano stampati. Penso che questo purtroppo abbia influito un po' anche sui tempi di realizzazione dei capitoli che sono diventati man mano lentissimi. E probabilmente non ha giovato neanche alla salute di Miura lavorare tantissimo per realizzare sempre meno capitoli. Infatti quelli di questa parte purtroppo sono anche gli ultimi capitoli realizzati direttamente da lui. Il Guts di questi capitoli non combatte quasi per niente e è soprattutto preoccupato del fatto che Casca ritrovi la sua sanità mentale.
Cerca di scoprire qualcosa in più sul funzionamento del mondo che lo circonda, per esempio attraverso le esperienze del Cavaliere del Teschio, ma risulta quasi un personaggio di sfondo. E come conclusione non posso non parlare anche del Berserk che è stato continuato dagli apprendisti di Miura dello studio Gaga, cioè dal capitolo 365 uscito nel 2022 in poi. I disegnatori hanno ricevuto alcune critiche, ma secondo me non sono molto meritate. Nei primi capitoli che hanno realizzato sì, c'era qualcosa da sistemare per i disegni in generale, anche per il design di Guts, ma poi loro hanno aggiustato il tiro molto rapidamente e hanno raggiunto un livello molto vicino a quello di Miura. Sappiamo che lui non gli lasciava molta autonomia e gli faceva realizzare praticamente solo gli sfondi. Invece loro poi si sono dati da fare anche con i personaggi, eppure se non pretendono di raggiungere i livelli di Miura si stanno dimostrando all'altezza di un maestro praticamente inarrivabile. Anche i tempi comunque abbastanza lunghi della serializzazione successiva probabilmente non sono dovuti ai ritmi di lavoro di queste persone come si pensava all'inizio, ma alla decisione dell'editore di rilasciare un numero ridotto di capitoli. Il Guts che ci hanno presentato in questa parte non è in ottima forma, infatti è il Guts più dimesso e sconfitto di sempre. Dopo che non è riuscito neanche a colpire Griffith sull'isola degli Elfi e si è fatto rapire Casca sotto il naso un'altra volta, ha abbandonato addirittura la sua spada. È rimasto per lo più silenzioso e è finito anche in catene. Insomma, è arrivato a uno dei suoi punti più bassi e penso che a nessuno che legge Berserk piace vederlo così. Comunque quasi sicuramente questa caduta nella disperazione serve per preparare un ulteriore stadio del personaggio, che sia un power up in combattimento o un avanzamento sul piano interiore e spirituale. Quindi ha senso aver visto la sua caduta nel baratro per apprezzare poi di più la sua risalita. Come avrete capito, a me non dispiacciono gli ultimi sviluppi di Berserk, che non sono iniziati neanche dopo la morte di Miura, ma avevano preso piede già molto prima con Miura stesso. Anche perché se non li considerassi all'altezza non commenterei i nuovi capitoli sul canale. Secondo me l'evoluzione caratteriale del personaggio, che passa dalla vendetta cieca a avere più cura dei suoi amici, è un buono sviluppo, quindi non è una scelta che mi dispiace. Per la sua rappresentazione è un personaggio che mi è piaciuto sempre, dalle prime tavole dove Miura aveva meno esperienza alle ultime versioni più mature. Certo, penso che avrete capito anche da questo video che per me il migliore Guts finora era il guerriero nero nudo e crudo, quello dei primissimi capitoli o anche nei capitoli della condanna. Poi va bene che si sia evoluto nel carattere e ha senso nella storia, però quello era un personaggio memorabile che sicuramente ha contribuito tantissimo al successo stesso di Berserk. Ma fatemi sapere anche nei commenti quale fase dell'evoluzione di Guts è la vostra preferita e perché la mettete al primo posto, e io vi aspetto come sempre ai prossimi video.